tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione ci soffermeremo sul proverbio molto diffuso in italiano non c'è due senza tre. Vedremo il suo significato, vedremo anche l'origine di questo proverbio e poi vedremo come si traduce in inglese, in francese, in spagnolo, in russo, se in realtà esiste una traduzione letterale oppure no. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, non c'è due senza tre. Cosa vuol dire questo famoso proverbio? Significa che quando un evento positivo o un bell'evento oppure un evento negativo o un brutto evento che si ripetono almeno 2 volte, allora questo significa che non potrà considerarsi un evento unico, un evento isolato e dovrà necessariamente ripetersi una terza volta. Quindi in successione a 2 eventi positivi ci dovrà per forza essere un terzo evento positivo che accadrà e in successione a 2 eventi negativi, a 2 brutti eventi, necessariamente, inevitabilmente ci dovrà essere un terzo evento negativo che accadrà. Infatti, se un evento positivo è già successo 2 volte, allora è molto più facile che si verifichi un terzo evento positivo, mentre appunto se un evento negativo è già successo 2 volte, allora è più facile che si verifichi una terza volta, piuttosto che non succeda più. C'è anche una versione un po' più lunga di questo proverbio che è non c'è due senza tre e il 4 viene da sé, che qui fa anche rima. Allora, quando lo utilizziamo in chiave ottimistica, in chiave positiva, in successione a 2 eventi positivi che si sono già verificati e quindi diciamo non c'è due senza tre, un terzo evento positivo accadrà. Un esempio potrebbe essere: hai vinto all'otto la settimana scorsa, adesso hai appena ereditato, non c'è due senza tre. Questo significa possibilmente ci sarà un altro terzo evento positivo, una terza eredità, per esempio, no? Perché la persona ha ereditato una volta settimana scorsa, ha ereditato un'altra volta questa settimana, allora non c'è due senza tre. Invece, in successione a 2 eventi negativi, allora lo utilizziamo in chiave pessimistica. Quindi, per esempio, hai perso le chiavi di casa, poi hai perso quelle della macchina, non c'è due senza tre, quindi significherà che perderai qualcos'altro possibilmente, ok? Inoltre, a parte utilizzare questo proverbio per situazioni, per circostanze, per eventi, lo si può utilizzare anche riferendosi al comportamento delle persone. E qui, quando una persona fa un atto, compie un atto riprovevole, molto sbagliato, illegale, lo fa una volta sola, allora sì, potrebbe essere un fatto isolato, potrebbe essere un atto isolato che non si ripeterà più. Ma se questa persona è recidiva, insomma, e lo fa di nuovo, allora abbiamo qui il 2, ecco, no? Quindi abbiamo il 2, l'episodio numero 2, allora siamo più portati a pensare che la persona in realtà cadrà ancora, mettiamo in tentazione, farà questo atto riprovevole una terza volta e quindi lo possiamo utilizzare anche per le persone e dire non c'è due senza tre. Mettiamo che questa persona la settimana prima aveva rubato una macchina e abbiamo pensato è stato un fatto isolato, poi la volta dopo, la settimana dopo ne va a rubare un'altra e dici ok, va bene, qua ha rubato già 2 macchine e allora si dice non c'è il 2 senza il 3, quindi possibilmente ruberà una terza macchina. Allora adesso vediamo un po' qual è l'origine di questo proverbio non c'è 2 senza 3. E qui si
si ricollega ad antiche superstizioni legate ai numeri magici e in questo caso il numero magico è il 3. Il 3 che per autonomasia rappresenta proprio il numero, il concetto della perfezione, il numero perfetto. Nella religione cristiana, per esempio, il 3 rappresenta proprio la Santissima Trinità. Poi abbiamo 3 che sono anche le dimensioni, 3 che erano i magi che erano andati a trovare Gesù, 3 poi anche il numero della totalità cosmica, cielo, terra e uomo, 3 i cantici della Divina Commedia, ok? Quindi tutta questa simbologia legata al numero 3. E poi potrebbe anche ricollegarsi alla successione di Fibonacci. Fibonacci, che era un matematico del XIII secolo che aveva stabilito questa successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti. Quindi se abbiamo il primo e il secondo numero, inevitabilmente avremo il terzo. Vediamo un po' questa tabellina, così vi fate un'idea di questa successione di Fibonacci. Allora, questa è la successione 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, vanno avanti così. Come vedete, la successione è la seguente. Abbiamo che 1 più 1 è 2, però abbiamo poi 1 e 2 fa 3, e 2 3 fa 5. Questo significa, vedete, che per esempio il 5 è la successione che deriva da 2 e 3. E poi se andiamo al numero seguente, abbiamo 3 più 5 fa 8, quindi vediamo i due numeri della sequenza precedente, 3 e 5, vedete che fanno 8. Quindi la somma dei due numeri precedenti crea poi il terzo numero e si va avanti così. Quindi poi dall'8, 3 più 5 è 8, diventa che 5 più 8 fa 13. Vedete, prendiamo sempre gli ultimi due numeri della sequenza e andiamo avanti così, 8 più 13 21, e si va avanti così nella sequenza di questa successione di Fibonacci. Allora, adesso vediamo un po' come si traduce questo proverbio in altre lingue e partiamo dall'inglese. Traduzione letterale del non c'è due senza tre sarebbe there is no two without three, giusto? Ma in realtà non si dice così in inglese e la traduzione un po' figurata, sarebbe molto più lunga e si direbbe all good things come in threes, all bad things come in threes. Quindi sì, in realtà questa traduzione un po' più lunga rende l'idea, però ecco, l'italiano ha questa proprio brevità, insomma, che rende di più, insomma, è un po' più figurata rispetto a utilizzare questa espressione che è piuttosto lunga in inglese. In francese invece la traduzione è piuttosto letterale, è corta, è breve e rende molto bene e si dice jamais deux sans trois, quindi si dice mai due senza tre. Quindi in francese la corrispondenza è piuttosto perfetta. E poi ho fatto una ricerca in spagnolo per vedere se c'è una traduzione letterale del proverbio non c'è due senza tre, ma in realtà non ho trovato proprio un equivalente esatto e in realtà non gli arriva neanche vicino. Ho trovato questa frase: las cosas buenas vienen de tres en tres, las malas pasan en grupos de tres. Quindi le cose buone vengono di 3 in 3, quelle brutte in gruppi di 3, però in realtà secondo me non è in realtà equivalente e sì, si avvicina, si capisce che cosa intendiamo, però non rende così l'idea proprio figurata. Ecco, fatemi sapere tra di voi parlanti spagnolo se ci sono altre espressioni che rendono meglio l'idea del non c'è due senza tre. E poi ho cercato un po' in russo per vedere se c'è una traduzione letterale del non c'è due senza tre, ma in realtà non ho trovato una traduzione letterale. Ho trovato però due espressioni, una utilizzata per di più, questo appunto secondo me la vedrei utilizzata di più per eventi negativi, due eventi negativi e un terzo evento negativo che dovrà succedere,
e la seconda per eventi positivi. Allora ve le dico qui e poi ditemi tra di voi parlanti russi, mi raccomando, se ci sono delle espressioni un po' più esatte e soprattutto che rendono sia l'idea di eventi positivi sia quelli negativi. Allora, la prima è Niet dima без огня, quindi letteralmente non c'è fumo senza fuoco. E qui ovviamente direte è un evento negativo che si presagisce, accadrà, un po' come le disgrazie non vengono mai sole, quindi è esatto oppure no? Fatemi sapere. La seconda espressione invece più per eventi positivi, per un terzo evento positivo che accadrà, è Bog Troitsu Ljubit, quindi Dio ama la Trinità. E ovviamente direte sì, è molto positivo qui. Non sembrerebbe ovviamente qua dice anche Trinità, quindi è il numero 3. E ecco, quindi non sono sicura se non c'è 2 senza 3 potrebbe essere una traduzione adatta oppure adeguata oppure no. Fatemi sapere comunque nei commenti. E niente, questo poi conclude la nostra lezione per oggi. Fatemi sapere com'è andata, se vi è piaciuta, se l'avete trovata interessante. Spero poi che utilizzerete questo proverbio molto spesso, quando ovviamente è il momento giusto. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!